Buongiorno a tutti. Oggi di cosa parliamo? Di chocolate pattern. Cioccolato? No. Scambiatori di calore a piastre. Sì, spesso mi viene posta la domanda su quale sia la configurazione migliore relativamente alla disposizione delle connessioni su uno scambiatore di calore a piastre. Mi spiego meglio. Gli scambiatori a piastre di nuova generazione o comunque di generazione attuale hanno quasi tutte le connessioni parallele, ovvero fluido primario a destra, fluido secondario a sinistra o viceversa. Fino a qualche anno fa esistevano anche degli scambiatori che avevano le connessioni incrociate. Una delle domande che mi viene posta è: ma le connessioni incrociate dal punto di vista della distribuzione del flusso all'interno della piastra non sono meglio di quelle parallele? In effetti, guardando il design di una piastra e guardando come funziona uno scambiatore di calore a piastre, verrebbe logico pensare che la distribuzione con flussi incrociati è meglio di quella con flussi paralleli, in quanto soprattutto su piastre di grosse dimensioni, magari con portate dei fluidi ridotte, la distribuzione non avviene su tutta la piastra, ma il fluido tende a distribuirsi sul lato dove sono posizionati gli attacchi. Ovviamente, avendo le connessioni incrociate, questo non avviene perché il fluido si distribuisce su tutta la superficie della piastra, direi in modo automatico. Chiaramente questa è un'implicazione che è stata affrontata disegnando il famoso chocolate pattern. Andiamo a guardare con attenzione le fotografie di questa zona triangolare posta tra i bocchelli. Come vedete ha un disegno molto particolare che richiama quello delle tavolette di cioccolato, da qui il nome chocolate pattern. In pratica questo sistema è stato disegnato e progettato per consentire al fluido di distribuirsi uniformemente su tutta la superficie della piastra. Se andiamo a vedere con attenzione potremo notare che i canali che distribuiscono il fluido sulla larghezza della piastra hanno sezioni di passaggio differenziate. Questo per favorire una corretta distribuzione del fluido stesso proprio su tutta la larghezza. Osservate come anche sulle piastre piccole viene applicata questa tipologia di design nella distribuzione. Questo è il famoso chocolate pattern. Interessante, vero? Forse vi interessava di più il cioccolato? Parliamo anche di quello. Buona giornata a tutti, grazie.